Buongiorno, in questa presentazione vedremo il funzionamento del modulo Reciprocal Trace che consente la modellazione 3D di passerelle elettriche e conduit e del modulo Cable Routing che consente l'istradamento dei cavi nelle passerelle modellate precedentemente. Reciprocal Trace è un semplice applicativo di AutoCAD. Quindi, insieme all'interfaccia standard di AutoCAD abbiamo un menu personalizzato con i comandi dell'applicativo. Ora andiamo ad aprire un esempio. Il file di esempio che utilizzeremo per questa presentazione è in realtà composto da due parti. C'è una prima parte che è modellata, che contiene quadri e staffaggi, e un'altra parte che in realtà è un semplice riferimento esterno, quindi un file DVG che è stato collegato al file corrente attraverso un Xref. Infatti se selezioniamo il file vediamo che il DVG originario è 15 MB. Quando si lavora su modelli complessi può nascere la necessità di dover semplificare le visualizzazioni. In AutoCAD esiste la possibilità di scontornare un riferimento esterno. Ritagliare un riferimento esterno aiuta a circoscrivere l'area di lavoro. Creiamo quindi un riquadro di ritaglio rettangolare che parte da sinistra e arriva esattamente sotto il grigliato. In questo modo andiamo ad escludere tutti gli oggetti che stanno sopra e sotto questo volume. Siamo pronti adesso a lavorare. Prima di iniziare a modellare, andiamo a vedere il catalogo di componenti commerciali forniti con ESAPRO. Gestione dati, passerelle. Qui abbiamo una serie di costruttori, ognuno dei quali contiene i dimensionali con diversi prodotti. Legrand e prendiamo Femi, altezza 50. Qui abbiamo gli elementi rettilinei, le curve a 60, a 45, 90. Cliccando su modifica andiamo ad aprire le dimensioni commerciali delle nostre passerelle, quindi abbiamo le larghezze e le altezze che in questo caso ovviamente sono 50. Spessori, codice parte, qui è il codice parte dell'elemento rettilineo, il peso del coperchio con codice parte relativa descrizione e qui abbiamo le coppie di blocca coperchio per metro con codice parte e relativa descrizione. Lo stesso discorso vale per le curve. Qui abbiamo il codice parte della curva, del coperchio e dei blocca coperchio. Le righe rosse invece rappresentano gli oggetti che non sono disponibili nel catalogo Femi per queste dimensioni. Oltre agli oggetti grafici esistono gli oggetti non grafici, che sono i giunti, che vengono calcolati anche se non vengono poi rappresentati graficamente. Lo stesso discorso vale per i conduit, quindi abbiamo costruttori con relativi modelli e per ognuno di questi abbiamo a catalogo i tubi, in questo caso sono tubi circolari con diametri esterni, cassette di derivazione, pezzi a T e quant'altro. Il catalogo di ESAPRO è completamente personalizzabile, quindi in qualsiasi momento è possibile creare un nuovo costruttore o un nuovo modello di canalina. In questo caso aggiungiamo il costruttore ZA Cables e all'interno di questo costruttore andiamo ad aggiungere un nuovo prodotto. ZA modello 1. Diamo anche un'altezza 50 mm. Specifichiamo il materiale, che in questo caso è acciaio inossidabile, e qui decidiamo se la canalina viene già fornita completa di coperchio oppure è opzionale, quindi a scelta. Selezioniamo gli elementi lineari e andiamo a dare le misure. La larghezza è 100, l'altezza è 50. Do uno spessore, chiaramente posso aggiungere anche il parametro peso, il codice parte e quant'altro, e diamo anche un'altra larghezza, in questo caso 150 x 50 e avanti così.
Questi dati chiaramente vanno introdotti per tutti i componenti a catalogo. Un'altra possibilità è quella di copiare nel nostro nuovo catalogo un prodotto già esistente in un altro catalogo. In questo caso stiamo copiando il FEMI altezza 75 e lo andiamo a incollare dentro a ZA Cables. Ci ritroviamo quindi gli stessi dimensionali del catalogo FEMI che potremo eventualmente andare a modificare per la parte dimensionale o semplicemente per la parte descrittiva. Questo è un procedimento che fa risparmiare molto tempo. Cambiamo il materiale. Ok. Apriamo gli elementi rettilinei e chiaramente ritroviamo i dati di FEMI che all'occorrenza possiamo andare a modificare. Siamo pronti, andiamo a modellare. Modelleremo l'impianto collegando un quadro generale a un'altra serie di quadri. Qui abbiamo un quadro secondario in un altro locale e per passare da un locale all'altro passeremo vicino alla scala. Più avanti abbiamo un quadro intermedio e uno stacco che ci porta a un quadro di alimentazione pompe. Qui abbiamo la pompa P1 e la pompa P2 con relative morsettiere. Più in fondo abbiamo un ultimo quadro che chiude la nostra rete. Per aiutarci durante la modellazione andremo a utilizzare le icone di riferimento. Queste icone servono a segnare dei punti di partenza o di arrivo delle nostre canaline. Inseriamo un'icona sopra il quadro generale e un'altra in corrispondenza della testa quadro del quadro secondario. La stessa icona ci tornerà utile per marcare un punto che servirà come passaggio per la canalina che dovrà passare da un locale all'altro. Quindi ci avviciniamo. Prendiamo un punto di riferimento sulla staffa, punto medio, diamo una distanza, digitiamo 130 e ci alziamo di 25 mm. Questa definirà la quota asse delle nostre canaline. Ok. Continuiamo a piazzare le altre icone, mettiamo un'icona sul quadro intermedio, un'altra sul quadro motore e andiamo a mettere delle icone di riferimento che servono a entrare dentro le morsettiere. In questo caso ci prepariamo un passaggio laterale. Questi simboli sono in realtà normalissime icone di AutoCAD per cui possono essere copiate con il normale comando copia. Manca un ultimo riferimento sul quadro finale e abbiamo terminato. Ok, il nostro impianto adesso è pronto e possiamo modellare le canaline, però prima di fare questo possiamo anche scaricare il modello. Non ci serve più infatti vedere la grafica dal momento che abbiamo i piani di riferimento. Possiamo così alleggerire tutto il nostro lavoro. Con un semplice asse adesso andiamo a tracciare il percorso delle nostre passerelle. Scegliamo FEMI, altezza 50, 150x50. Questa è la dorsale che collegherà il quadro generale al quadro più lontano. Do un punto di aggancio e attraverso l'opzione piano catturo l'altezza della quota asse canalina. Vediamo che attraverso i piani di riferimento è molto semplice tracciare percorsi 3D perché non è necessario calcolare né la distanza né tantomeno l'altezza. Andiamo ora a disegnare lo stacco. Questa volta riduciamo la sezione, andiamo a 100. Punto snap è lo snap EsaPro che aggancia al nodo dei piani di riferimento. Piano mi porta in quota e poi vado a clashare contro piano rosso e perpendicolare.
il primo stacco è stato tracciato. Qui ho uno stacco intermedio, 150x50, P-snap, perpendicolare. Andiamo ora a modellare lo stacco che porta al quadro pompe. Selezioniamo la misura, 100x50, punto snap, e indichiamo l'altezza selezionando il piano viola fino al punto perpendicolare. Ora andiamo a disegnare i conduit che collegheranno le morsettiere delle pompe alla via secondaria. Per fare questo ci prendiamo un riferimento sulla via secondaria, diamo una distanza, digitiamo un valore 1250. Siamo pronti, andiamo a selezionare un asse conduit, selezioniamo il fornitore, la misura, dal punto P-snap fino al piano rosso. Poi scendiamo fino al piano viola e poi ci colleghiamo al piano blu. Collegata alla pompa 2 passiamo alla pompa 1. Asse conduit, stessa sezione, P-snap, vado fino al piano blu, perpendicolare. Una volta disegnati gli assi, le icone di riferimento non ci servono più, quindi le possiamo cancellare con il cancella di AutoCAD oppure con l'opzione cancella dello stesso comando che abbiamo utilizzato per inserirli. Ora riportiamo il nostro UCS su globale e andiamo a rivestire gli assi. Lanciamo il comando rivestimento automatico, selezioniamo un asse da rivestire, diamo l'orientamento alla sezione e selezioniamo il lato di apertura per il coperchio. La linea viene rivestita automaticamente con spezzoni di lunghezza commerciale. In questo caso gli spezzoni sono di lunghezza 3 metri. Se andiamo a vedere il fondo della nostra linea, vediamo che questo pezzo è lungo 3 metri, il pezzo adiacente sarà un po' più corto, in questo caso 2,20 metri. Tra un pezzo e l'altro vengono calcolati i giunti, che sono oggetti non grafici ma vengono comunque conteggiati nella distinta materiale. Ora andiamo a rivestire lo stacco che porta al quadro secondario. Questa volta non andremo a disegnare i coperchi, quindi disabilitiamo l'inserimento automatico dei coperchi. Selezioniamo il punto di partenza, orientiamo la nostra sezione e viene disegnata la canalina. Se andiamo a esaminare lo stacco vedremo che abbiamo uno spigolo vivo, per cui decidiamo di andare ad aggiungere un componente di raccordo. Scegliamo da catalogo un T-ridotto. EsaPro mi mostra un messaggio che dice che il T-ridotto non è disponibile in catalogo, per cui lo vado a sostituire con una derivazione raccordata. Con lo stesso procedimento rivestiamo lo stacco che porta al quadro motori. Punto di partenza, verso, e derivazione. Aggiungiamo un ultimo pezzo di canalina per collegare il quadro intermedio. Elemento rettilineo, punto di partenza, punto di arrivo, orientamento. A questo punto la parte di canaline rettangolari è completa, andiamo a disegnare i nostri conduit. Quindi selezioniamo il comando rivestimento automatico e rivestiamo le nostre linee conduit. 1, 2.
Per completare le due linee conduit andiamo ad aggiungere una junction box in corrispondenza dell'intersezione. Un altro modo per modellare le vie cavi è quello di montare i pezzi uno a uno. In questo caso partiamo da un elemento lineare. Scegliamo il modello, le dimensioni, uno stacco da 100. Partiamo da una canalina esistente e diamo una lunghezza, 1 metro. Disegniamo direttamente l'elemento rettilineo. E a questo punto andiamo ad aggiungere all'elemento rettilineo una curva. Con la modalità montaggio noi possiamo attaccare all'oggetto già esistente un altro oggetto che si accosterà e manterrà il senso di orientamento del coperchio. Sommiamo un'altra curva. Questa tecnica è particolarmente utile in presenza di spazi stretti, dove non è possibile calcolare un percorso basandosi solamente sugli assi. Abbiamo fatto curva contro curva, a questo punto andiamo a fare uno stacco inserendo un T. È un T uguale, quindi ha gli stessi diametri in ingresso e in uscita, do l'orientamento e vado ad aggiungere una riduzione centrica in uscita, perché ovviamente i cavi a quel punto si dirameranno da una parte o dall'altra. Continuiamo il disegno della passerella disegnando degli assi. Quindi le due tecniche si possono assolutamente mischiare, dove è conveniente si possono montare dei singoli pezzi e dove invece conviene disegnare gli assi è possibile utilizzare il comando asse. In questo caso stiamo vedendo che la posizione dell'asse avviene pezzo a pezzo. Inseriamo la curva e a questo punto abbiamo modellato tutte le nostre passerelle. Ora è arrivato il momento di controllare l'assieme generale. Quindi andiamo nella finestra riferimenti esterni e ricarichiamo il modello in memoria. In questo modo abbiamo una vista generale dell'impianto e abbiamo anche la possibilità di controllare eventuali interferenze. Infatti attraverso il comando controlla disegno EsaPro è in grado di rilevare tutti i clash tra le canaline che abbiamo appena disegnato ed eventuali geometrie 3D fatte di solidi. Ora lanciamo il comando estrazione dati. Con questo comando andremo a salvare nel database di progetto tutti i materiali che abbiamo appena modellato nel nostro disegno. Vengono conteggiati tutti i materiali, non solo le canaline ma anche materiali supporti. Una volta che i dati sono stati estratti andiamo in gestione dati e lanciamo l'elenco dei materiali. Elenchi. Scegliamo il disegno, viene generato un foglio Excel con il computo di tutti i materiali che abbiamo modellato. Quindi vediamo 34 metri di canalina, 15 metri di canalina da 100 e questi sono i coperchi. Vengono conteggiati ovviamente i T, blocca coperchio e tutti i materiali di corredo. Andiamo a generare conduit, questa è la distinta, ok. Una volta creata la distinta materiali siamo pronti a creare le viste 2D. Andiamo nell'ambiente layout di AutoCAD e lanciamo il comando crea viste. In questo comando creiamo una serie di viste predefinite, in questo caso una vista in pianta a scala 1:50. Viene visualizzato l'intero modello e adesso vado a circoscrivere l'area da visualizzare. Posiziono la vista all'interno del mio cartiglio e vado ora a creare un'altra vista. Questa volta creo una vista ortogonale come ribaltamento della vista che ho appena generato. Tocco un punto sul bordo della finestra da proiettare e genero una vista ribaltata di 90 gradi.
aggiusto i bordi e con il comando disegna profili genero un disegno 2D che ricalca in tutto e per tutto il mio modello con entità bidimensionali. Lancio il calcolo. Questo processo può portare via del tempo, chiaramente dipende dalla complessità del modello e dalle dimensioni del file. La prima vista è stata proiettata e questa è la seconda vista. Proiezione terminata. La tavola appena generata è a tutti gli effetti un disegno AutoCAD 2D, quindi possiamo andarlo a quotare con i tradizionali comandi di AutoCAD. In questo caso stiamo andando a quotare la distanza tra i singoli supporti. Primo, secondo e terzo supporto. Oltre alle quote lineari sono disponibili anche una serie di quote altimetriche. Con questo comando noi possiamo mostrare ad esempio l'elevazione della nostra canalina. Selezionando l'opzione base mostro il fondo canalina. In questo caso le mie canaline viaggiano a 2300. Posso evidenziare altri punti di quota che possono essere rilevanti per il mio progetto. Un'altra possibilità è quella di aggiungere una serie di annotazioni. In questo caso abilitiamo un'annotazione che mostra le dimensioni delle nostre canaline. Larghezza per altezza nel caso delle canaline rettangolari o diametro nel caso dei conduit. Scegliamo il tipo di etichetta, in questo caso è una semplice leader con testo, e tocchiamo la canalina che vogliamo etichettare. Con queste annotazioni è molto semplice dare al progettista informazioni sul dimensionamento delle nostre passerelle elettriche. Con questo termina la parte di presentazione dedicata al pacchetto Approachable Trace. Abbiamo visto quindi come inserire un modello tridimensionale e andare a modellare passerelle in 3D. In questa parte del video vedremo il funzionamento del modulo Approachable Routing che ci consentirà di fare l'instradamento di alcuni cavi nelle passerelle che abbiamo appena modellato con il modulo Approachable Trace. L'instradamento dei cavi si basa in realtà solamente sugli assi canaline, quindi per alleggerire il nostro disegno possiamo iniziare scaricando il modello e andando a congelare il layer che contiene il disegno delle canaline 3D. Avremo quindi uno schema molto più pulito sul quale è possibile andare a valutare i percorsi cavi. Vediamo i dati necessari per poter fare l'instradamento. Si parte da un'anagrafica di utenze. Le utenze sono le partenze e gli arrivi dei cavi. Ogni utenza avrà un nome, un'area e una serie di descrizioni. Un'altra anagrafica molto importante è l'anagrafica dei cavi. Questi sono i cavi che andremo a instradare, quindi ogni cavo ha un suo identificativo, un nome, una formazione, un livello di tensione, una partenza, un arrivo. Utenze e cavi possono essere caricati manualmente oppure importati da un file Excel. Importa SPAC apre un file Excel generato dal software SPAC Automazione di SD Projekt. Qui abbiamo una serie di fogli che riportano in questo caso le utenze con le informazioni che abbiamo visto prima e qui è il foglio cavi. Ogni cavo ha un suo nome, una formazione che fa riferimento a delle aree e qui è il livello di tensione. Con questo campo noi identifichiamo la funzionalità di questo cavo, A alta, B bassa. Qui abbiamo la possibilità di identificare il from e to, partenza e arrivo. Qui abbiamo una lunghezza stimata, campo non obbligatorio, è bianco.
Questa è la lunghezza misurata che eventualmente si può inserire al termine della posa. E qui abbiamo un campo che consente di definire una lunghezza massima. Questa lunghezza sarà la lunghezza che il software andrà a testare nel momento in cui andrà a fare l'instradamento. In questo caso il cavo non può essere più lungo di 40 metri per non superare il range di caduta di tensione ammesso. Qui abbiamo un'abbondanza del cavo. Il cavo ha un certo quantitativo in partenza e in arrivo per andare a conteggiare il collegamento fisico alla morsettiera, e qui abbiamo una percentuale di maggiorazione che può servire per correggere ulteriormente i computi. Nell'ultima colonna abbiamo l'identificativo di bobina. Infatti è possibile decidere quanti e quali cavi devono stare nella stessa bobina. In questo modo ESAPRO non solo darà il fabbisogno totale di cavo, ma darà anche la composizione delle bobine. Questa è una cosa molto importante perché dà la possibilità di ordinare già le bobine per i singoli cavi. L'ultimo foglio è dedicato a un'anagrafica di cavi commerciali. Nella prima colonna abbiamo la denominazione commerciale, la sigla, qui abbiamo le dimensioni, quindi il diametro esterno, la formazione, e soprattutto nella colonna A l'area, sono i millimetri quadrati che il cavo consuma in canalina. Qui abbiamo campi addizionali che sono il peso per metro, raggio minimo di curvatura. Andando a mettere questi dati è possibile vincolare il software in modo che il cavo non venga curvato più del dovuto. Nell'ultima colonna abbiamo una descrizione della funzionalità del cavo. Nell'anagrafica livelli noi abbiamo i livelli di tensione che possiamo assegnare ai nostri cavi in modo che siano compatibili con le canaline sui quali andiamo a farli correre, e soprattutto l'anagrafica tipo vie. Qui abbiamo una serie di regole che definiscono come devono essere utilizzate le sezioni delle nostre canaline. Se ad esempio prendiamo una 100x50 a singola sezione, vediamo che le dimensioni sono queste, 5000 mm² è l'area, e abbiamo un 80% di occupazione massima. Se aggiungiamo un divisore possiamo decidere di non sfruttare i 5000 per la prima sezione, ma dire solamente 3000 sono per una sezione e gli altri 2000 vengono utilizzati in un'altra sezione nella quale posso far passare cavi di altro tipo, altro livello. Questo può essere fatto fino a 4 diverse sezioni. Terminata la configurazione, rientriamo nell'ambiente grafico e definiamo la posizione delle utenze. Inserisci utenze, vado a stabilire la posizione della prima utenza che è il quadro generale. Cambiamo modalità di visualizzazione in modo da vedere la sigla. Questa è la seconda utenza. Vado a scegliere l'area. Questo restringe la mia lista. Ok, e questo è il secondario 01. Questi blocchi possono essere traslati in modo che si possano attaccare più utenze a un'unica canalina, nel caso di quadri in serie. Qui andiamo a inserire il quadro motore, vediamo che la lista man mano che vado a inserire le utenze si accorcia, quindi vengono sempre presentate meno utenze man mano che si va avanti. Vado a inserire le due pompe, questa è la pompa P1, la seconda morsettiera, la pompa P2. Sono rimaste due utenze, quella intermedia e quella più lontana. Chiaramente se non inserisco le utenze non potrò instradare i cavi che sono collegati a queste utenze. Abbiamo terminato il posizionamento delle utenze, andiamo ora a definire le tratte. Gestione tratte. Con il comando tratte automatiche il programma riconosce tutti i tratti di canaline e ognuno associa un nome provvisorio che può essere modificato in qualsiasi momento, un tipo di via che può essere cambiato, i tipi di via fanno riferimento alla grafica che abbiamo visto prima, e qui un livello che chiaramente stabilisce la compatibilità con i cavi. Con trova tratta è possibile andare a evidenziare all'interno del disegno una tratta che abbiamo già selezionato. Qui andiamo a rinominare la dorsale, quindi quello che era tratta 13 diventa dorsale 001,
e rinominiamo anche il secondo pezzo di dorsale, che diventerà la tratta D002. Ok, salvo la configurazione con il comando estrazione tratte utenze. Siamo pronti a instradare i cavi. Lancio il comando instrada cavo automatico. Qui ho la lista dei cavi che è possibile andare a instradare, posso restringere la lista applicando un filtro. In questo caso seleziono i cavi più grandi. Qui sotto posso decidere se visualizzare le informazioni di log o evidenziare il percorso dei cavi man mano che vengono trovati. Questo è il primo percorso, secondo percorso. Il programma trova la strada automaticamente in base alle regole che ci siamo imposti. Ecco, questa è la report di instradamento dei primi cavi. Cliccando su cavi per tratta è possibile verificare la percentuale di affollamento delle nostre canaline. In questo caso la dorsale è al 29%. E trova cavi permette di trovare un cavo tra quelli instradati e evidenziarne il percorso. I cavi possono anche essere instradati manualmente selezionando le tratte da percorrere. Adesso andiamo a scegliere un cavo che parte dal quadro generale e arriva al quadro motore. Sceglieremo le singole tratte, magari perché è un cavo di ridondanza, quindi non deve percorrere il percorso più breve. Viene evidenziata l'alternativa, confermiamo. Utenza raggiunta. Abbiamo terminato l'instradamento. Un'altra possibilità è quella di utilizzare un cavo già instradato come cavo pilota e copiare il suo instradamento a un altro cavo che chiaramente deve fare la stessa strada. Qui selezioniamo il cavo 40 e diamo lo stesso instradamento al cavo 50. Chiaramente questa è un'operazione che fa risparmiare molto tempo. Vediamo come si comporta il software quando trova una tratta troppo piena. Quindi andiamo a selezionare una serie di cavi da 20,0 a 94 e li andiamo a instradare automaticamente. Alcuni di questi cavi passeranno dentro a dei conduit che sono volutamente sottodimensionati. Andiamo ad analizzare questa tratta e vediamo che la percentuale di riempimento è abbondantemente sopra all'80. Andiamo a selezionare altri cavi che devono passare per quella tratta. I cavi 95 sono dei cavi che ho copiato proprio per saturare questa tratta. Nel primo caso ho un'area residua di meno 17 mm², quindi potrei ancora forzare il percorso. Per gli altri cavi chiaramente la forzatura non è possibile, quindi posso cercare percorsi alternativi o interrompere l'instradamento. La nuova percentuale di riempimento è 105,9. Terminato il lavoro di instradamento, generiamo le nostre report. Elenchi, instradamenti cable routing. Il primo elenco che andiamo a generare è l'elenco dei cavi. In questo foglio Excel vengono elencati i cavi instradati. Le informazioni sono quelle che abbiamo già inserito noi. La colonna importante è la lunghezza calcolata, quindi questa è la lunghezza delle canaline percorse più l'abbondanza che ci siamo dati. La seconda report è tipo cavi. Con questa report possiamo vedere il consumo del cavo. Quindi abbiamo un totale di lunghezza cavo da acquistare e la suddivisione in bobine. In questo caso il totale sarebbe 147 metri, ma abbiamo suddiviso il cavo in 3 bobine, quindi questa è la lunghezza delle parziali.
cavi per tratte è la report di instradamento vera e propria, è quella che poi noi diamo al posatore. Qui vengono elencati i vari cavi con le tratte percorse. In fondo troviamo la lunghezza di cavo da posare, la lunghezza totale in instradamento e riferimento alla bobina, quindi effettivamente abbiamo tutto. In tratte per cavi noi abbiamo l'elenco delle tratte con tutti i cavi che ci passano dentro. Applichiamo un filtro e andiamo a verificare i cavi che passano sulla dorsale 001. Questi sono i cavi che passano dentro questa tratta e questa è la percentuale di riempimento. Nella colonna destra abbiamo il peso totale della tratta piena. In questo caso non avevamo il peso dei cavi e quindi è il peso della canalina. E infine avanzamento. In questa report noi possiamo vedere a che punto siamo, quindi quanti cavi abbiamo in totale, quanti sono stati stradati e quanti ancora ce ne mancano con la percentuale di avanzamento. Ora andiamo ad arricchire la nostra tavola con le informazioni che abbiamo ricavato dall'instradamento. Per prima cosa andiamo ad aggiungere un'etichetta che evidenzia le singole tratte. Questo dà la possibilità di riconoscere all'interno del disegno il posizionamento delle tratte che abbiamo riportato nelle report. Viene riportata il nome della tratta, le dimensioni e la quota di passaggio. Un'altra etichetta molto interessante è quella che mi riporta i cavi che passano all'interno della tratta. Quindi, tratta e cavi instradati, mi consente di generare un'etichetta testuale o con un riquadro dove viene evidenziato il nome della tratta e tutti i cavi che ci passano dentro. Questo è molto comodo perché chiaramente è un'informazione grafica immediatamente fruibile per il posatore. A questo punto il lavoro è terminato e possiamo ritornare al nostro modello. Con questo termina la panoramica sul modulo ESAPRO Cable Routing.